Un piccolo prologo è dedicato a questo Biroscape che si chiama Celestial Body e che ho fatto un po' di tempo fa, in cui è necessitato un tempo abbastanza lungo per l'esecuzione, circa 5 ore. E questo invece è un altro Biroscape che ho fatto recentemente, in cui il tempo di esecuzione era molto breve, praticamente una mezz'ora neanche. E quindi è importante riuscire, come dicevo negli altri video, sempre a eseguire il lavoro che ci siamo prefissi, e per fare questo abbiamo necessità di una tecnica che ce lo consenta. Questo secondo me è fondamentale. Adesso, dopo questo preambolo, vi do il benvenuto a tutte, il benvenuto a tutti, e vediamo oggi di eseguire un Biroscape con queste penne, la Fine, la Like Me e la Crystal Bic. Naturalmente vi chiedo di cliccare nell'iscrizione e di seguire il mio profilo Instagram. Vi ringrazio e dopo avervi salutato vado a illustrare quello che farò oggi. La mia intenzione è quella di riproporre un cielo, di riproporre un tramonto con, come vedete, con una linea di orizzonte abbastanza alta. Questo per favorire un certo tipo di profondità. Sono stato interessato l'altro giorno da un episodio che ho visto sul mare di una grande forza, di una grande forma di nuvola molto compatta che nascondeva il sole. E quindi il pretesto per fare questo Biroscape dato dal fatto che mi dà la possibilità di rappresentare ancora una volta la luce, e quindi la luce in questo caso è rappresentata dal bianco del foglio. Per riuscire a far risaltare la luce e risaltare il bianco del foglio come tale ho bisogno di un pretesto, e questo pretesto me lo dà il tramonto e quindi il cielo. La ricorrenza a forme come le nuvole dentro uno spazio come è il cielo si spiega col mio grande interesse, che è sempre in bilico fra figurazione e astrazione. Questo schermo, questo palcoscenico immenso che cambia in continuazione, è un continuo susseguirsi di spunti che mi permettono di avere sempre nuove forme da cui partire per esaltare il segno. La rappresentazione del cielo e di tutto ciò che accade influisce sulla rappresentazione anche della terra, a cui poi dedico una serie di disegni di terra senza cielo, di cui poi parleremo in un'altra occasione, in un altro video. La rappresentazione di uno spazio, dicevo, che suggerisce una condizione in bilico fra astrazione e figurazione. Dimensione che è la materia di cui trattano i miei disegni. Questa linea di confine, questo territorio che io sto indagando e che è abbastanza inesplorato per me, non è una cosa che si costruisce immediatamente, improvvisamente, parte da riflessioni che risalgono anche all'adolescenza. Infatti non posso fare a meno a questo proposito di riflettere su quegli incontri che sono stati importanti per me. In particolare nei suoi 2 dipinti di San Sebastiano che sono conservati rispettivamente uno a Vienna e uno a Parigi al Louvre. Se le andate a cercare, hanno veramente questa si dà in queste figure, ma mantiene la possibilità di astrarre completamente e di agire sulle forme prendendo appunto a pretesto, come faccio anch'io in questo momento, il cielo, e quindi praticamente eseguire nel cielo ciò che in realtà non era possibile eseguire altrimenti da nessun'altra parte. Forse nella natura, forse negli alberi, ma le nuvole davano la possibilità di avere una forte carica espressiva. Tanto che
in una, se non ricordo male, il San Sebastiano del Kunsthistorische Museum di Vienna, in alto a sinistra, addirittura dentro una nuvola c'è un cavaliere a cavallo che si vede. Questo poi ha dato la stura a tutta una serie di immagini, di facce, di persone che si vedono nelle nuvole di Mantegna, quindi un effetto di pareidolia, cioè di vedere le immagini, di ricostruire delle immagini dove non ci sono. Ad esempio è capitato magari di guardare un pavimento in cui magari c'è un sasso che assomiglia a una persona, eccetera, eccetera. Quindi praticamente Mantegna è stato vittima di questa, a mio parere, di questa cosa, perché proprio ha disegnato quel cavaliere. E il fatto di disegnare quel cavaliere, diciamo che in qualche modo lo ha ingannato alla posterità, nel senso che si è focalizzata l'attenzione sulle possibili implicazioni di mimesi delle nuvole nei confronti di altri oggetti della natura, del quotidiano, senza invece concentrarsi sull'astrazione della nuvola, sul percorso di astrazione che lui ha fatto Mantegna attraverso le nuvole, che è molto interessante. E quindi, saltando di secoli, un altro autore che per me è fondamentale, di cui non potrei assolutamente farne a meno e a cui devo moltissimo, è Constable. Perché ha concepito questa sua ricerca proprio come un atto formale e di dedizione alla scoperta dell'origine, della nascita, dello sviluppo di queste formazioni e della rappresentazione del cielo. E quindi diventa anche qui praticamente il limite tra astratto e figurativo nel cielo si elude, si elimina moltissime volte, così come succede anche in Turner naturalmente. Quindi adesso vedete che qua questa nuvola l'ho condotta in questo modo qui, perché devo cercare di avere la possibilità di racchiudere il sole, quindi la luce, al di là di questo, e per farlo ho bisogno di costruire tutte queste piccole formazioni che mi consentono di dare la possibilità alla luce di intravedersi nelle creste, nei limiti, nei bordi delle nuvole. Questo particolare tipo di penna, ecco, mi piace fare una riflessione sulla Big Crystal, soprattutto. Io vi consiglio, quando voi comprate una Big Crystal, soprattutto per disegnare, vi consiglio di comprare un pacco di Big Crystal, da 15, da 20, da quanti ci sono, non mi ricordo adesso in questo momento, di prenderne un pacco di queste penne, perché non tutte le Big Crystal scrivono allo stesso modo. La sfera che hanno sulla punta non è in tutte uguali, anche per un micromillimetro c'è qualcosa di diverso che caratterizza l'una e l'altra penna, per cui ci sono delle penne che rilasciano più inchiostro e altre che ne rilasciano meno. Ecco, dovreste fare un'analisi di questo gruppo di penne che avete comprato e scegliere proprio quelle che lasciano, che sono meno fluide, che lasciano che l'inchiostro esca con, diciamo, più forza, e quindi abbiamo la necessità di dare più pressione per far uscire un inchiostro più profondo, un nero più profondo. Ecco, queste penne sono quelle più adatte alla sfumatura, quelle che vi permetteranno praticamente di avere, se tenute molto leggere, una sfumatura veramente gradevole e assolutamente uno sfumato ricchissimo e lievissimo. Questo è importante. Quindi tenete bene in considerazione il fatto che se voi, lo ripeto, volete disegnare con la penna Bic, non basta comprarne una, bisogna comprarne tante, perché tutte non sono uguali. Ritornando al discorso di prima,
sull'influenza di questi disegnatori, sull'analisi che questi disegnatori hanno fatto del tempo meteorologico per ricostruire sulla tela una figurazione al limite tra l'astrazione e la figurazione, anche non pensandolo, l'astratto, voglio dire, non è che Constable si mettesse lì al cavalletto e dicesse ora io faccio un dipinto astratto, no, non era questo. Però l'astrazione è la totale dimenticanza in quel momento del rispetto di quello che è il soggetto a favore di una libertà più marcata nei confronti della possibilità di rappresentare una forma, di rappresentare la luce, di rappresentare l'ombra, di rappresentare il colore. Quindi questo è quello che mi affascina. Quindi da una parte la ricostruzione proprio fisica e diciamo, concreta della nuvola, dell'oggetto da parte del disegno di Mantegna, e dall'altra questa indagine, questa conoscenza del cielo e delle tutte le sue manifestazioni figurative che sono diciamo, nello stile e quindi proprio caratteristiche della pittura di Constable, che poi si ripetono anche molte volte nella natura, negli alberi, nelle foglie, nel prato. Quindi poi con la maturità proprio c'è una sorta di osmosi tra il cielo e la terra. Ecco, adesso io completo questa parte, poi praticamente la parte successiva che sta dall'altro lato del foglio si ripete esattamente come questa, perché devo in questo modo qua ricostruire quest'oscurità che mi dà la possibilità alla luce, dicevo, di ricostruirsi e di autorappresentarsi con il bianco del foglio. Paradigmatico per me è un dipinto che penso che sia in una collezione privata negli Stati Uniti, non ho ben presente in questo momento, che si intitola Yarmouth Pier e che vi metterò sicuramente un link nella descrizione per poterlo andare a vedere. Ecco, questo dipinto secondo me è proprio paradigmatico di ciò che io intendo per capacità di analisi e di costruzione della natura e di osmosi fra ciò che è in qualche modo astrazione e ricerca del naturalismo. E naturalmente i due dipinti di San Sebastiano, quello a Vienna e quello al Louvre, cercherò di mettere i link anche qua sotto così ve li andate a vedere e poi condividete con me magari alcune impressioni, alcune annotazioni che possono essere oggetto di discussione. Ecco, adesso avete visto che ho praticamente accelerato per mostrarvi tutta la costruzione di questo impianto della nuvola che ho costruito. Adesso nella parte superiore, che sto segnando col contorno, andrà eseguito un tratteggio che praticamente sta a metà strada tra lo scuro che abbiamo di sotto nella nuvola principale grossa e lo scuro ancora più profondo che dovrà stare in un secondo tempo al di sopra di questo tratteggio che ho fatto in questo momento. Ecco, adesso vedete, comincio a fare il tratteggio e lo porto sia da una parte che dall'altra fino a riempire tutta la parte orizzontale. Ecco, adesso noi vediamo che sto disegnando, facendo questo tratteggio leggero nella parte mediana, quindi tra quella che su inferiore grossa e quella superiore che sarà molto più scura. Questo tratteggio fatto con questa intensità
minore rispetto alla parte scura nel centro, mi dà la possibilità di sfondare e quindi di portare questo tratteggio che sto facendo adesso più lontano rispetto a quello che ho davanti e addirittura a quello che poi andrò a fare sopra, che mi permetterà di dare un respiro più ampio alla composizione. Anche qui, come nel discorso del videoscape precedente, il fatto della dimensione è sempre pensata come dimensione assoluta, cioè per me questo foglio di carta non è 14,8 per 10,5 cm, ma può essere infinito, può essere anche 3 metri per 5. La mia idea e la mia intenzione è quella proprio di non dargli una misura, perché a mio avviso la misura ideale per vedere un dipinto è sempre quella che è il punto di vista del disegnatore, del pittore, nel mentre ha eseguito la composizione. Chiaramente il pittore può pensare che il quadro si debba vedere molto più lontano di come lui ovviamente lo sta guardando mentre lo dipinge, però guardandolo dal punto di vista suo, dal punto di vista del disegnatore, del pittore, si comprende quello che è il percorso grafico, il percorso pittorico del pennello, della matita, del disegno sul foglio, ed è veramente interessante ed è secondo me il fulcro, la questione centrale dell'intera opera. Poi chiaramente questo, il dipinto, il disegno poi si fruisce come immagine e quindi da collocare da qualche parte, o in casa, o in un museo, in una chiesa, dove vi pare, e quindi perde questa sua funzione di possibilità di esplorazione del lavoro proprio dal punto di vista del pittore. Io quando appunto vado nel museo ho bisogno almeno di poter riuscire a vedere oppure quando mi capita di poterlo avere tra le mani, di poter vedere un dipinto, un disegno molto da vicino, perché è questo quello che cerco e questo quello che anche io vi invito a cercare, proprio il modus operandi del pittore o del disegnatore, perché è lì che sta, a mio avviso, l'opera d'arte, come ripeto, come un refrain da molto tempo. Ecco, adesso sto facendo il mare, che chiaramente ha questo piccolo riflesso davanti che caratterizza e che dà la possibilità ai nostri occhi di poter riconoscere un'immagine e di dargli una connotazione per esperienza di lontano e di vicino, e quindi perché riconosciamo nella nostra esperienza i tramonti che abbiamo visto, quindi riconosciamo subito la possibilità che questa immagine che noi stiamo vedendo possa riuscire ad ingannarci talmente tanto da poter considerare il fatto che sia la rappresentazione di un tramonte, quindi che abbia una sua profondità. Ecco, adesso queste qua sono il tratteggio che faccio in orizzontale, che mi dà la possibilità di ultimare il mare. Ecco, adesso ho preso la fine perché ha questo inchiostro molto scuro e questa punta un pochino più fine della Big Crystal che mi permettono di intervenire per scurire la parte superiore di questa grande nuvola in tutta la sua lunghezza. Io vi ringrazio molto di essere qui a vedere questo video e spero che sia stato piacevole e interessante, e vi do appuntamento a martedì, dove magari ci occuperemo di un'altra questione legata alla carta su cui noi andiamo a disegnare. Quindi io vi lascio al termine di questo video, vi ricordo che avete la possibilità di iscrivervi e vi invito caldamente a farlo per sostenere il canale, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella che sta in alto a destra delle notifiche, così siete avvertiti quando un altro mio video sarà
ancora sarà di nuovo in onda. Quindi vi ringrazio, vi invito a guardare lo scritto che sta sotto, dove metterò i vari link alle opere d'arte che ho citato e ai collegamenti sul mio sito. Non so ancora il nome di questo Biroscape, se volete suggerirmelo nei commenti sarò ben contento di ascoltarvi. Vi ringrazio e buona giornata a tutte e a tutti.